Ciao, andiamo a vedere oggi come poter tagliare un testo con Adobe Illustrator. Quindi andremo ad applicare una tecnica e infine un effetto performante che può essere utilizzato poi per tutti i nostri lavori di grafica o lavori di personalizzazione di un testo. Dunque, nella nostra tavola di lavoro andiamo a creare, per meglio evidenziare ciò che stiamo per fare, una base di interfaccia scura, come in questo caso, e andiamo a bloccare il livello che la contiene. Andiamo a creare un nuovo livello, dopodiché andiamo a inserire il nostro testo. Naturalmente gli andiamo a dare un colore chiaro. Facciamo tutto maiuscolo e gli applichiamo un font Open Sans in modo da rendere eh, l'effetto finale senza grazia e pienamente visibile. Andiamo sull'Extra Bold e naturalmente andiamo a dare una grandezza tale da poter vedere bene tutto quello che stiamo facendo con un'interlinea abbastanza contenuto, quindi con una distanza tra le varie righe di testo abbastanza contenuto. Io appunto ho scritto questo testo diviso in 3 righe. Dunque, la prima cosa da fare, andiamo a fare una copia naturalmente del nostro livello testo. La tastiera è CTRL o Command C più F. A questo punto andiamo col tasto destro a creare il contorno di questo testo e come vedete non ho più il testo editabile, quindi modificabile, ma ho il testo come contorno. Ogni singola lettera è un contorno vettoriale del testo originale. A questo punto seleziono lo strumento linea e vado ad applicare dei tagli, o meglio, a collocare la linea in una determinata parte del blocco testo, dove voglio appunto che venga applicato il taglio. Naturalmente la linea senza contorno gli andiamo a dare un valore di 3 punti per la traccia bianca, selezioniamo la linea e la andiamo ad applicare, andiamo a copiare ed applicare su un altro punto del testo, come in questo caso. Naturalmente questo è solo un esempio, le variabili sono infinite, possiamo applicare questo effetto ad una sola parola, oppure possiamo applicare un'interlinea, quindi una distanza tra le varie righe di testo. In questo caso abbiamo applicato un'interlinea abbastanza ridotta in modo da evidenziare maggiormente l'effetto di taglio di testo finale. Bene, a questo punto la prima cosa da fare è andare a selezionare con Shift più clic del mouse i 2 livelli di linea e poi andarli a duplicare o trascinandole qui in basso sul pulsante del crea nuovo livello oppure, dopo averle selezionate, CTRL C, CTRL F. Abbiamo quindi i 2 livelli di linea. Ora andiamo a selezionare i 2 livelli di linea originali e il gruppo, fatto appunto dalle singole lettere tracciate. Dopodiché apriamo il pannello elaborazione tracciati e andiamo a cliccare su Scomponi, che è appunto il primo comando riguardo l'elaborazione dei tracciati. In questo modo noi possiamo vedere come abbiamo tagliato sostanzialmente il nostro testo in base alle linee che avevamo applicato sopra di esso, come potete vedere appunto dalle restanti linee sull'immagine o comunque sulle lettere. Bene, a questo punto andiamo a rendere visibili la copia delle linee che avevamo creato in precedenza. Dopodiché andiamo a selezionare con lo strumento selezione diretta e il tasto Shift e clic del mouse soltanto le lettere che vogliamo spostare e per le quali appunto vogliamo evidenziare il taglio. In questo caso io andrò a selezionare soltanto le lettere che si trovano all'interno dello spazio delimitato dalle 2 linee, ma è una scelta del tutto soggettiva e che, ripeto, risponde a criteri più vicini alle esigenze grafiche del momento. Dopodiché andrò a cliccare il tasto V in modo che avrò la selezione delle lettere che mi interessano e con semplicemente le frecce sotto sopra andrò a spostarle in base a quelle che sono le mie esigenze. Ovviamente sempre facendo attenzione a restare all'interno dello spazio delimitato dalle 2 linee.
possiamo decidere di applicare uno stile particolare, un effetto particolare, in modo da evidenziare maggiormente il taglio che abbiamo applicato. Questo taglio naturalmente è già evidente grazie a queste due linee oblique. Con queste lettere selezionate e spostate andiamo su Effetto, per esempio Stilizzazione Scarabocchio. In questo caso noi possiamo applicare questo effetto scarabocchio per il quale possiamo parametrare l'angolatura, quindi l'angolo che l'effetto deve seguire, la direzione sostanzialmente, e poi tutta una serie di parametri come per esempio la sovrapposizione dei tracciati deve essere più verso l'esterno o più verso l'interno. Se ci deve essere una variazione, quindi nell'ampiezza del tracciato, o se deve essere pulita come vediamo qui in questo caso, oppure se appunto come era poco fa un po' più sporca. Possiamo decidere le opzioni di riga, quindi lo spessore della traccia, se deve essere più piena, possiamo decidere la curvatura delle tracce all'interno dell'effetto scarabocchio, possiamo decidere la variazione, anche qui agiamo all'interno dell'effetto scarabocchio. Possiamo decidere poi di parametrare valori molto più invasivi come la spaziatura. Come vedete dall'anteprima decidiamo appunto di rendere molto più ampio lo spazio all'interno dell'effetto scarabocchio dentro appunto le singole lettere. Oppure infine la variazione intesa appunto come variazione di spaziatura, anche qui un livello molto simile, possiamo decidere se nessuna oppure se deve essere ampia, in questo caso ampia va quasi a ridurre completamente l'effetto scarabocchio. Bene, considerato che qui c'è una moltitudine di possibilità di applicazione di questo singolo effetto, a noi interessa soltanto che l'effetto sia mostrato visibile. Diamo l'ok. Possiamo poi decidere soltanto a questa selezione, che come vedete è ancora attiva, di applicare un colore diverso dal bianco, e che potrebbe essere tranquillamente ad esempio questo, il giallo ad esempio, in modo da distinguerlo maggiormente. Poi possiamo anche alla fine di tutto decidere di togliere le linee e di lasciare il tutto semplicemente così, oppure di applicarle e di mostrare appunto l'effetto per intero, compreso appunto le linee che vanno a definire ancora più specificamente il taglio. Naturalmente noi abbiamo applicato questo effetto scarabocchio alle lettere tagliate, ma possiamo tranquillamente decidere di cambiare effetto e per esempio con sempre la selezione attiva andare ad applicare un effetto artistico, come per esempio possono essere questi che vediamo qui nella sezione appunto degli effetti artistici, un luce al neon, un pennello a secco. Cliccando per esempio su uno di questi possiamo vedere una relativa anteprima appunto sulla parte sinistra dello schermo, oppure poter vedere anche la tipologia degli effetti che possiamo applicare sulla destra all'interno delle relative cartelle. In questo caso ho applicato questo effetto simil pattern proprio per dare un'idea delle semplici e molteplici soluzioni che sono a portata di clic. Naturalmente noi possiamo decidere di adottare questo particolare tipo di effetto a un poster, per esempio, oppure a una grafica per il web. Insomma, anche in questo caso le soluzioni possibili sono tante. Possiamo esportare tutto questo in PDF o in PNG, insomma, nel formato che vogliamo a seconda della destinazione d'uso. Ciao, grazie e alla prossima!